La vedi verde o la vedi nera? Condividi e insulta chi la pensa diversamente da te. Ciao chitarristi, avete mai visto quelle chitarre con i tasti storti? Invece che essere dritti normalmente sono un po' inclinati. Ecco, nel video di oggi vediamo cosa sono queste chitarre, come funzionano e perché si usano. I ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno mandato una chitarra per questo video che è super e se non hai pazienza di scoprirla il link è qui sotto in descrizione. Quindi un like e un'iscrizione a questo canale bellissimo è d'obbligo. Quindi oggi si parla di chitarre con i tasti storti, chiamate fan fret, cioè sono le chitarre con i tasti storti. Praticamente si chiamano tastiere a ventaglio. Quindi i tasti sono disposti in maniera non parallela uno con l'altro, ma inclinati in modo da essere più vicini tra di loro sulle corde più sottili e più lontani sulle corde più grosse. Quindi praticamente si parte verso la paletta che sono inclinati di qua e si arriva verso il body che sono inclinati dall'altra parte. Questo risolve uno dei problemi dovuti a come funziona la fisica nel nostro universo. E non è un caso che questo tipo di tastiera si veda sulle chitarre più estreme, quelle in cui magari le accordature sono un pochino più particolari o comunque più basse. Infatti una corda, come abbiamo già detto altre volte, con l'accordatura più bassa necessita di una scala più lunga per avere la giusta tensione e più precisione nell'intonazione. Per parlarvene uso questa LTD M1000MS che è perfetta. Allora, il problema di base qual è? Che se io voglio raggiungere accordature più basse, devo montare corde più spesse per recuperare la tensione, che è quella che perdo scordando la corda. Però il problema è che se monto corde più spesse, le corde più sottili poi saranno eccessivamente spesse e quindi eccessivamente tese, più dure da premere, più dure da tirare, sicuramente più precisi, però più difficili da usare, che era un po' il problema della chitarra baritono, quella che abbiamo visto in questo video qui sopra. Ve lo lascio qui così potete recuperarlo e avere tutte le informazioni che vi servono. Quella chitarra, avendo una scala più lunga, ok che recupero la tensione sulle corde, soprattutto quelle più grosse, però poi faccio un sacco fatica a suonare gli assoli sulle corde più sottili, perché le corde sono fisicamente più tese e quindi più dure da muovere. Queste chitarre, sono la soluzione al problema delle chitarre baritone, ma contemporaneamente non sono chitarre 7 corde. Infatti questa LTD è a 6 corde e di fabbrica esce con un set di corde d'addario 1046 che è decisamente standard. Parlando del manico poi abbiamo i 24 tasti e il radius da 14. Il profilo è a U abbastanza sottile e il manico è fatto in 5 pezzi di acero e amaranto. Il manico è estremamente comodo, super liscio, super comodo, veramente i tasti sono posati bene. Il corpo invece è un classico fatto in mogano con il top qui sopra in acero fiammato con questa finitura satinata nera, intanto sembra anche un po' verde quindi non l'ho capita tanto bene. Cioè c'è scritto satin black sul sito. Tra l'altro di sicuro alcuni di voi questa chitarra l'avranno già vista. Per chi non l'ha già vista vi lascio il link qui sopra, è quella che ho usato nell'ultimo videoclip della mia band. Lo trovate sul canale della band, è qui sopra in descrizione sul canale della band. Se venite a chiedermelo ve lo passo piratato. Comunque, questa è una chitarra perfetta per chi vuole fare il metallaro e accordare più in basso la chitarra, ma contemporaneamente non distruggersi le dita per fare un bending sulla corda del micantino, ma contemporaneamente per chi non vuole una chitarra a 7 corde. I pick-up sono dei Seymour Duncan, anche questi se ci facciamo caso sono fatti con un'inclinazione ottimizzata per questa chitarra, quindi non sono i modelli standard e suonano veramente bene. Tra l'altro sono anche splittabili e sentite qui. Ok, adesso però facciamo il focus sulla tastiera perché è la cosa interessante. I tasti sono 24 e sono degli extra jumbo posati sulla tastiera che è in ebano. Sono inclinati e non tutti uguali come vi dicevo, quindi non hanno tutti la stessa inclinazione come ad esempio abbiamo visto sulle Ibanez Quest, quella del Guitar Show di anni fa, che sono praticamente i tasti leggermente inclinati per aiutare l'esecuzione del chitarrista quando si suona con la chitarra in piedi un pochino alta e un po' inclinata. Questa cosa vale ovviamente quando si sta in piedi. Da seduti non è un grave problema perché comunque la chitarra sta più dritta, mentre da in piedi si inclina un po' di più. Poi magari, non so, poi non vuole e quindi la gira al contrario. Su questa chitarra invece non è una questione di comodità, o meglio, non solo, ma è più una questione di struttura. Questa è una chitarra che è stata ricavata dalle versioni 7 corde e 8 corde della LTD M, che erano la M1007, non 1700, 1007, e la 1008. Da quelle chitarre hanno tirato fuori le versioni 6 corde, che è questa di oggi. La chitarra infatti si chiama M1000MS e MS ha un significato particolare, multiscale, che tradotto in italiano è multiscala. E ora tutto quello che vi ho detto prima inizia ad avere senso, perché multiscala significa che la scala della chitarra non è fissa, o meglio, è fissa ma cambia in base a dove siamo sulla chitarra. Sulle corde più gravi abbiamo una scala più lunga, mentre sulle corde più sottili abbiamo una scala più corta. Così possiamo scordare la chitarra
e mantenere comunque la tensione e aumentarla solo sulle corde più gravi, dove ci serve più tensione, ma contemporaneamente avere una tensione normale sulle corde più sottili, così non ci spacchiamo le dita e restano suonabili. Questa potrebbe tranquillamente essere un'altra soluzione via di mezzo tra la chitarra standard e la chitarra baritona, senza dover optare appunto per una chitarra a 7 corde. Il problema delle chitarre a 7 corde è che hanno il manico gigantesco, perché deve effettivamente ospitare una corda in più. Quindi è vero, abbiamo il pro della tensione delle corde che è un pochino più bassa sulla 7 corde e riusciamo comunque a raggiungere le accordature basse, ma contemporaneamente abbiamo anche a disposizione le note più alte della chitarra a 6 corde. Però abbiamo il compromesso del manico che è fisicamente più grande e quindi più difficile da suonare, soprattutto in piedi. La chitarra baritona invece sicuramente ci permetteva di raggiungere note più basse ed essere più precisi con le note, ma aveva le corde che poi diventavano troppo tese e quindi se sei un chitarrista che deve passare dalle ritmiche agli assoli, su una chitarra baritona potresti fare fatica. Mentre se sei solo un chitarrista ritmico, secondo me la chitarra baritona è la scelta migliore. E visto che la chitarra standard con la scala normale non può fisicamente ospitare corde scordate troppo, perché sennò, come dicevamo, sono stringhe slacciate delle scarpe, ecco che qui nasce la chitarra multiscala. Così per le corde gravi abbiamo una scala più lunga, più tensione. Sulle corde più sottili abbiamo una scala che è più corta, meno tensione. Piano piano, scala più corta. Nello specifico la scala di questa chitarra è 25,5 sulla corda più sottile, mentre sulle corde più gravi la scala è di 26,5. E questa cosa, come dicevo prima, risolve il problema del manico, perché soprattutto sulle chitarre a 6 corde è fatto per essere con 6 corde. Vuol dire che il manico è lo stesso identico su una chitarra baritona, ma anche su una chitarra fanfret in questo caso, cioè a livello di dimensioni fisiche non è che occupano più spazio, cambia magari un po' la forma, lo spessore, di sicuro non è il manico della 7 corde. Vi faccio vedere rapidamente la differenza tra il manico di questa chitarra, che è la multiscala, e quella della 7 corde di PRS che abbiamo visto un po' di tempo fa qui sul canale. Vi lascio il video qui sopra anche di quella, così potete approfondire, potete fare una tesi di laurea quasi. Ora, non è che queste chitarre però esistono solo nelle versioni 6 corde, perché poi la cosa è stata anche esasperata. Ci sono le chitarre multiscala a 6 corde, e ok, ma ci sono anche le 7 corde, ma anche 8 corde. I due modelli che vi dicevo prima di LTD da cui hanno tirato fuori questa 6 corde sono appunto 7 e 8 corde multiscala. Quindi vuol dire che con quelle chitarre si può andare ancora più giù rispetto alla chitarra a 7 corde normali, o comunque anche la 8 corde, ma comunque mantenere una tensione utilizzabile, e quindi la chitarra a 7 corde diventa quasi una 8 corde, la chitarra a 8 corde puoi scendere ancora di più e diventa praticamente una cosa che l'orecchio umano non può sentire.
La cosa strana è che quando si provano queste chitarre si pensa di non saper più suonare, perché guardi i tasti, sono storti e non sai dove mettere le dita. Chiudi gli occhi, fai come se non ci fosse la chitarra, ti accorgi che in realtà non c'è nessun tipo di problema. Quindi il risultato di questa chitarra è uno strumento che ha una scala che cambia, quindi la tensione delle corde è ottimizzata per ogni singola corda e in più ha anche un miglioramento ergonomico, quindi da in piedi, con la mano un po' inclinata, soprattutto se si tiene la tracolla abbastanza in alto, è ancora più comoda. E cosa da non sottovalutare, è leggerissima, sembra di non averla neanche addosso. Ad esempio nel videoclip della mia band che vi dicevo prima ho fatto zero fatica, perché è veramente una piuma. Ho tenuto la chitarra appesa al collo per ore saltando in giro e ero solo fisicamente distrutto il giorno dopo, però non ho fatto fatica a tenere la chitarra. Fosse stata la mia Les Paul, al primo salto sarei finito al piano di sotto come minimo. Comunque, se volete vedere questa chitarra, il link ve l'ho già lasciato qui sopra o anche qui sotto in descrizione, così almeno potete andare a vedere la scheda tecnica, potete guardarla, confrontarla, ascoltarla. Io ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 perché mi mettono per le mani questa chitarra. Mi raccomando, se questi video vi piacciono iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate il video della mia band dicendo che avete visto questo video, così vi riconosco. E adesso ciao, io vado in isolamento perché non so più che chitarra scegliere per suonare con la mia band.